Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Restate con noi fino alla fine, perché oggi vi raccontiamo ciò che sta agitando il mondo dello spettacolo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e condividete. Questa storia ha fatto esplodere i social e non è per i deboli di cuore. La giornata è iniziata con un sussurro e in poche ore è diventata un boato. Afra Saraciolu avrebbe confidato agli amici più stretti parole che nessuno si aspettava di sentire. Alla fine ho visto il vero volto di Mert. Una frase netta, tagliente, che ha rimbalzato su ogni bacheca e in ogni chat, trascinando con sé una scia di domande, supposizioni, pezzi di verità e tanta amarezza. Non era da Afra, così riservata negli ultimi mesi, sbilanciarsi in questo modo, eppure la confidenza, fatta in un contesto privato, è uscita dal perimetro degli affetti ed è scivolata fino alle orecchie dei cronisti. Da lì in poi, tutto è apparso inevitabile. Da tempo si mormorava di una frattura. Afra Saraciolu e Mert Ramazandemir, nati come coppia sul set di El Sapkin dove la complicità davanti alla camera era diventata una promessa oltre le luci. Avevano incantato il pubblico con sguardi, risate, gesti rubati tra una scena e l'altra. La loro storia, partita sotto gli occhi di tutti, sembrava un romanzo destinato a durare. Poi, pian piano, sono arrivati i segnali che i fan non volevano leggere. Apparizioni separate, smentite tiepide, un cambio di tono nei post e quell'aria sospesa che precede i temporali. Chi conosce Afra racconta che quel commento non è stato lo scoppio di un momento, ma la goccia che ha colmato un vaso riempito lentamente. Piccoli attriti trasformati in nodi, attese non soddisfatte, conversazioni private che, invece di cucire, hanno scucito. L'ho amato davvero, ma non è più la stessa persona. Ho aperto gli occhi su tutto. Avrebbe detto lei, con quella calma che non ha bisogno di alzare la voce per farsi sentire. Un'ammissione che non suona come vendetta, ma come resa alla realtà. Il futuro, per lei, a questo punto è una pagina bianca ancora senza titolo. Dal lato di Mert Ramazandemir, nessuna nota ufficiale. Il silenzio, però, non vuol dire assenza. Tra i suoi amici c'è chi giura di averlo visto scosso, incredulo. Non pensavo che Afra potesse parlare così. Io l'amo ancora, avrebbe confessato in privato, con il tono sgomento di chi cerca un appiglio quando la corrente trascina via. Una frase semplice, che però dice tutto. Quello che si spezza non sempre smette subito di pulsare. L'effetto sui social è stato immediato. In poche ore, i profili di Afra sono diventati un osservatorio. Qualche scatto insieme a Mert è sparito senza annunci, senza spiegazioni. Per molti è bastato quello per leggere la sentenza. La cancellazione come atto muto di una decisione già presa. In parallelo, i rumor raccontano che Afra si stia tuffando a capofitto nel lavoro. Provini, letture, riunioni, progetti messi in fila come una diga contro il caos. Ora voglio concentrarmi solo sulla mia carriera. L'amore non mi ha dato pace, ma confusione, avrebbe confidato a chi le sta vicino, con una chiarezza che non lascia molto spazio ai controsensi. La rete, si sa, è un tribunale rumoroso. Chi scrive per difendere Afra, chi chiede a Mert di farsi avanti e raccontare la sua versione, chi invita entrambi a prendersi tempo, e poi chi mette in fila indizi veri e presunti, costruendo teorie come castelli di sabbia. In mezzo resta la coppia che per mesi ha vissuto sotto la lente, trasformando la normalità in racconto pubblico. E adesso, sempre sotto quella lente, si ritrova a reggere l'urto della fine o di quello che alla fine somiglia. Oggi, però, c'è un elemento nuovo, il tono. Afra non aveva mai usato parole così dure. Alla fine ho visto il vero volto di Mert. Non un dettaglio, non un'allusione, ma una dichiarazione che sa di punto fermo. Il fatto che queste parole siano nate in un contesto privato e poi siano scivolate fuori è un segno dei tempi. Nulla rimane davvero nelle stanze chiuse quando a bussare sono curiosità e clamore. E se serviva un indizio per dare sostanza alle voci di crisi, eccolo lì, in forma di frase netta, pronta a cambiare la percezione di tutto. Ripercorrere la loro storia significa tornare a El Sapkin, al primo sguardo condiviso davanti all'obiettivo. Quello che il pubblico ha visto è stato un gioco di intesa che sembrava scrivere da sé le scene. Quello che nessuno ha visto è il retroscena. Caffè tra un ciak e l'altro, messaggi notturni, la scoperta reciproca, la velocità con cui i sentimenti hanno preso il sopravvento. La stessa velocità, forse, con cui negli ultimi mesi sono aumentati i silenzi.
Si è parlato di distanze, di discussioni, di agende divise che hanno smesso di incastrarsi. Nessuno dei due ha mai confermato né smentito con forza, ma i vuoti a volte raccontano più delle parole. Chi sta accanto ad Afra spiega che il suo malessere non è nato ieri. C'è stata una zona grigia, un periodo in cui ha provato a tenere tutto dentro. Il silenzio a volte è la risposta più forte, ma più tacevo e più mi perdevo, avrebbe ammesso, lasciando intendere che tacere non l'ha protetta. Al contrario, la distanza da sé è diventata la misura dell'insofferenza. E quando ci si allontana da se stessi, la prima cosa che vacilla è l'amore. Con quella frase, in effetti, il filo sembra essersi spezzato. Intanto Mert sceglie di non alimentare la tempesta con dichiarazioni affrettate. Gli amici parlano di sorpresa, quasi di sbigottimento. Qualcuno sussurra che avrebbe cercato un confronto, ma Afra, almeno per ora, avrebbe chiuso ogni canale. Non si tratta di dispetto. A volte serve spazio per capire che forma ha il dolore e se può trasformarsi in altro. Il tempo, però, sui social scorre diversamente. Ogni ora si allunga e diventa una settimana. Ogni like pesa come un'intenzione. Il pubblico si divide, com'è naturale. C'è chi applaude il coraggio di Afra, chi chiede pazienza per Mert, chi vede nella rimozione delle foto la firma di un addio, e chi spera sia solo una pausa strategica per respirare e tornare con parole più chiare. La stampa di settore ha già coniato l'etichetta, separazione silenziosa. Un'espressione elegante per dire che i gesti parlano al posto delle voci. Eppure, in questa trama, non c'è solo la fine, c'è anche tutto quello che l'ha preceduta. Afra, con i suoi obiettivi stretti sul lavoro, sta riprendendo in mano i tempi e le priorità. Nuove sceneggiature sul tavolo, riunioni con i registi, l'idea di rimettere insieme i pezzi partendo da ciò che la fa sentire viva. Mert, dall'altra parte, sembra navigare a vista, cercando riparo negli amici e nella routine, come chi sa che l'unico modo per attraversare un vento contrario è abbassare la vela e aspettare la brezza giusta. Nel frattempo, le parole continuano a correre. Mi fidavo, credevo molto in lui, ma col tempo ho capito, avrebbe detto Afra, sintetizzando in poche sillabe la stanchezza accumulata. Non serve specificare oltre, a volte la cronaca dei dettagli è superflua, perché il significato è già tutto nella scelta di esporsi. Anche l'assenza di una replica pubblica di Mert diventa parte della narrazione. Il silenzio può essere protezione, può essere rispetto, può essere anche solo incapacità temporanea di dire la cosa giusta senza peggiorare le cose. Se questa sia davvero la fine, lo dirà il calendario, non i titoli a effetto. Perché certi amori hanno la cattiva abitudine di tornare per vedere se qualcosa, nel frattempo, è cambiato. Ma oggi, ciò che è certo è la frattura, un taglio netto che Afra ha reso visibile con una frase che non lascia zone d'ombra. E quella frase, a sua volta, ha rimesso tutto in movimento. I fan, i commentatori, gli amici, perfino i curiosi che poco prima giuravano di non interessarsi alla vita privata dei due. C'è chi ricorda i primi mesi, quando ogni apparizione di Afra e Mert sembrava una festa, con i fotografi a inseguire un sorriso, un abbraccio, un gesto. Oggi si catalogano gesti diversi. Una foto che non c'è più, un like mancato, una didascalia neutra al posto di una piena d'entusiasmo. Anche questo è linguaggio, ed è un linguaggio che il pubblico sa leggere fin troppo bene. Le immagini, più delle parole, disegnano uno spartito, e in quello spartito, le pause sono diventate più lunghe delle note. Un amico comune, stando ai sussurri, avrebbe provato a fare da ponte. Nessuno sa se lo abbia fatto davvero o se si tratti dell'ennesimo racconto nato per colmare l'attesa. Di certo c'è che, al momento, Afra non ha voglia di rinegoziare il passato. È rivolta in avanti, come chi ha capito che la salvezza, qualche volta, non è restare ma scegliere. E scegliere, spesso, è la cosa più difficile. Gli Al-Sapkin resta il loro luogo simbolico. Lì è cominciato tutto, e lì molti fan speravano di vedere un cerchio chiudersi con una promessa. Invece, per ora, quel set è un promemoria di come anche le storie più belle, se esposte troppo a lungo al vento, possano iniziare a scricchiolare. Non c'è colpa in una brezza che cambia direzione, c'è la realtà, che prende la forma che vuole, quando vuole. A margine, una riflessione che rimbalza tra i commenti. Forse Afra non ha intenzione di sostenere un peso che non le appartiene più. Forse Mert ha sottovalutato la fatica di tenere insieme due vite in corsa. Non si tratta di puntare il dito, ma di riconoscere che a volte la versione privata di una persona è diversa da quella pubblica.
e che conciliare le due cose è un lavoro infinito. Le persone non sempre sono ciò che sembrano, avrebbe detto Afra, e in quella frase molti si sono riconosciuti. Quello che accadrà domani appartiene a domani. Oggi resta la fotografia di una verità pronunciata a mezza voce e diventata grido. Resta il profilo di Mert che tace, forse per non ferire, forse perché ferito. Resta il profilo di Afra che taglia i rami secchi e si rimette in cammino. Resta questa storia che somiglia a molte altre e allo stesso tempo è solo loro. E resta l'eco di una confessione che non si può non ascoltare, anche se fa male. Noi continueremo a seguire ogni sviluppo con attenzione. Se vi è piaciuto restare con noi, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete questo video. A presto, con nuove rivelazioni.